Prenotare un volo verso est oggi è come giocare alla roulette russa col tuo conto in banca, spazi aerei chiusi in una notte, voli di 6 ore che durano 12 per schivare intere nazioni e vacanze sfumate nel nulla. Non sei paranoico ad avere l'ansia nel cliccare paga. Se hai un budget limitato non puoi permetterti di buttare 1.000 euro in un volo annullato. Ho quindi tracciato le uniche rotte aeree stabili verso ovest, verso sud, spazi aerei sicuri, 0 zone calde. Ho trovato 5 mete esotiche, Dups, di Bali, le Hawaii e di altre località famose. Ci arrivi in meno di 8 ore, costano un terzo e i tuoi colleghi non sanno nemmeno che esistano. Prima di partire con i posti ti spiego come li ho scelti, voglio che tu capisca il ragionamento, non che mi creda sulla parola. Resta fino alla fine perché la quinta meta è quella che ti sorprende. Sono 3 i criteri. Primo, la rotta. La rotta dall'Italia sorvola sullo spazi aerei stabili, Atlantico, Europa occidentale, Mediterraneo occidentale. Secondo, massimo 8 ore di volo con voli diretti o scali semplici. Terzo, il budget. Il budget totale del volo, alloggio, cibo deve essere sotto quello che spenderesti per una settimana in mete come Corsica, Sardegna e Baleari, che sì, sono posti sicuri, ma non proprio economici. Certo, il volo può costare poco, ma tra alloggio e spese quotidiane il totale della vacanza è tutt'altro che contenuto. Partiamo con la prima meta, le Azzorre. Sogni le Hawaii, laghi vulcanici, sorgenti termali perse nell'oceano, quella sensazione di essere alla fine del mondo, ma non vuoi accendere un mutuo né fare 30 ore di scali? Le Azzorre sono il dupe perfetto delle Hawaii, stessa natura estrema, ma sei in territorio europeo con voli che partono dalle 6-7 ore dall'Italia in base all'aeroporto, fai scalo a Lisbona, poi dritto verso sull'Atlantico, 0 spazio aereo conteso in nessun scenario, voli andata e ritorno tra i 150 e i 250 euro cercando un po' in anticipo. Vai a São Miguel in maggio-ottobre, laghi vulcanici che sembrano dipinti, balene da avvistare, hot spring naturali, cibo buonissimo e prezzi portoghesi. Budget totale per una settimana in 2, tutto compreso intorno a 1.200-1.400 euro. Cerca una settimana in Sardegna ad agosto, confronta e poi mi dici. Io sono Andrea di Tricky Travels e la mia missione è quella di aiutarti a realizzare in tutta autonomia le tue vacanze low cost, fai da te, quindi se sei interessato non dimenticare di iscriverti al mio canale e di cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere aggiornato sull'uscita degli ultimi video. Inoltre, se vuoi sostenere il canale non dimenticare di darmi un hype, una nuova funzione inserita da YouTube. Come fare? Vai nei commenti, fai swipe a sinistra e clicca su Dai Hype. Numero 2, Capoverde. L'illusione delle Maldive colpisce tutti finché non vedi i prezzi del biglietto e la mappa del volo che attraversa mezzo mondo. Capoverde o Cabo Verde è il dupe africano delle Maldive, acqua turchese, spiagge bianche infinite, con volo che dipende dall'aeroporto di partenza di minimo 6 ore e mezza, ma voli solo verso sud-ovest, senza incrociare nessuno spazio aereo problematico. Charter diretti da Milano e Roma con Neos. Andata e ritorno si possono trovare intorno ai 250-300 euro e spesso già dentro i pacchetti all inclusive che per una settimana in 2 non superano i 1.400-1.500 euro totali. Sale e Boa Vista per le spiagge e il kitesurf. São Vicente. Per la musica e l'atmosfera vera, Santo Antão. per il trekking tra valli verdi che non ti aspetti. I prezzi sono ancora quelli giusti, ma sta diventando virale velocemente. Il momento giusto di prenotare è adesso. La Sicilia e le isole minori. Stavi pensando a Cipro o qualche isola greca, ma avvicinarti alla zona est ti infastidisce. In Italia c'è un dupe sorprendente, le Eolie, Pantellerie e Lampedusa. So già cosa stai pensando, aspetta. Non ti sto parlando di Taormina ad agosto con i pullman dei tour operator, ti sto parlando delle Eolie di Pantelleria di Lampedusa, un'Italia che la maggior parte degli italiani non ha ancora visto davvero e che regge il confronto con qualsiasi isola greca ad un prezzo simile e con 0 complessità aerea. Voli su Palermo-Catania da tutta Europa, spesso sotto i 50 euro se sei flessibile. Poi traghetto per le isole. Spazio aereo europeo stabilissimo, il più monitorato che esista.
A Lampedusa e nelle Eolie, tra mare e architettura tradizionale, puoi scorgere tracce della cultura ellenica simili a quelle che incontreresti a Cipro e in Grecia. Il mare di Lampedusa nei test di colore batte i Caraibi, non è una frase fatta. E il budget totale in due per una settimana è intorno a 1.400-1.600 euro. Non la più economica della lista, ma quando torni sicuramente sarai soddisfatto. Numero 4. Il Marocco. Cerchi quello shock culturale, colori, spezie e i labirinti di mercati, la sensazione di essere catapultato in un mondo completamente diverso, ma non hai il budget né la voglia di volare verso l'est? Il Marocco è il DUP mediterraneo dell'India. Deserti, oceani, Riyadh con piscine e colazione inclusa a soli 40 euro a notte e ci arrivi in meno di 4 ore, sorvolando Sardegna, Mediterraneo e Stretto di Gibilterra. Spazio aereo nato al 100%, tra i più controllati del pianeta, voli diretti da quasi tutti gli aeroporti italiani con Ryanair, EasyJet e Royal Air Marocco, da 60 a 150 euro andata e ritorno. Ho trovato Roma-Marrakech a meno di 40 euro a tratta, cercando con anticipo, ma dimentica solo Marrakech, la vera sorpresa è la costa atlantica. Essaouira. Città di pescatori, vento sempre, muri bianchi e blu, pesce freschissimo al porto. Tarazout. Per il surf, piccola e autentica. Agadir, per il mare e il relax totale. Puoi mangiare l'agnello con 4 euro, la cucina di livello altissimo, pagando con spiccioli. Budget totale per una settimana, tutto compreso sotto i 1.000 euro in due, volo incluso. Numero 5. Madeira. Stai risparmiando da un anno per andare a Bali? Fermati un secondo, Madeira è il DUP atlantico di Bali, natura vulcanica esplosiva, trekking spettacolari, fiori ovunque, microclimi quasi tropicali. Ma sei in Portogallo, niente visti, niente burocrazia, niente fuso orario che ti distrugge. Voli stagionali diretti da tutta Italia, Milano, Roma, Bologna, Napoli, la rotta va dritta all'Atlantico, con tratte che partono da 4 ore di volo tra i 200 e i 250 euro andata e ritorno, con picchi di 100 euro a tratta se cerchi bene, una delle rotte più stabili del pianeta. Funchal. Funchal, pronunciato all'italiano, è una città vera, mercati, bar, dove vanno i locali, vita reale. Le Levadas sono sentieri d'acqua costruiti secoli fa per irrigare i campi e oggi sono i percorsi di trekking più belli d'Europa e completamente gratuiti. Capo Girao è uno dei belvederi più alti del mondo. Il clima, 24 gradi costanti, zero umidità opprimente, budget totale in due per una settimana intorno ai 1.000-1.200 euro. Bali può aspettare. 5 posti, una sola regola: non serve svuotare il conto in banca per fare le vacanze della vita, serve sapere dove guardare e avere qualcuno di fiducia che ti dica la verità, non che ti venda un pacchetto. Dimmi nei commenti quale di queste 5 prenoteresti domani mattina subito e spero che questo video ti sia stato utile. Se così iscriviti e lasciami un like e ti auguro un buon viaggio.